Ciao a tutti ragazzi belli, siamo al tramonto, uno dei momenti che più adoro, che più preferisco perché è un cambio di luce, ovviamente il pesce comincia a girare, c'è quest'ondina, un po' di maretta che è molto buono, che viene da un vento di scirocco forte degli ultimi giorni. Oggi voglio provare a pescare qualche pesce serra a casting, questa nuova tecnica dove non sono ancora bravo, vi dico la verità, ci ho pescato un paio di volte, qualche pesce è uscito e spero di poter ripetere oggi. Sto utilizzando dei long jerk, vediamo se funzionano, se non funzionano cambiamo e troviamo una soluzione. Andiamo a vedere se c'è qualche pesce serra. Pescherò così. Primo lancio. Non ho imparruccato. Nonostante il successo del primo lancio, il secondo lancio si rivela invece un disastro. Faccio subito una grossa parrucca e il tempo di sbrogliarla dà invece tutto il tempo alla corrente di ingarbugliarmi in esca in un modo che non avevo mai visto. Quando la recupero non è altro che un ammasso di ancorette, trecciato, finale e alla fine sono costretto a sbrogliare questa grande matassa. Ma cosa bisogna farci? A volte può succedere. L'importante è risolvere il problema e continuare a pescare. Ed è la decisione giusta, infatti il prossimo lancio sarà quello fortunato. Dopo qualche recupero un bel serra a bocca. Capisco subito che è un bel pesce da come tira e dal fatto che vuole subito infilarsi sotto gli scogli, cosa che fanno i serra un pochino più grandi. Qui purtroppo né la corrente né tantomeno la morfologia del fondale mi aiutano, infatti il pesce tende sempre ad andare verso il basso e è molto difficile forzarlo ad andare dove vorrei io per poterlo recuperare con tutta calma. L'attrezzatura non mi aiuta, infatti la canna è abbastanza leggera, è fatta per le spigole. In effetti non sono in grado di forzare il serra, sebbene gli stia dando pochissima frizione. Il risultato, nonostante i miei sforzi, non può che essere negativo e questo serra purtroppo si slama. Sono bei pesci, ma la canna è davvero molto piccola per questi pesci, ma soprattutto riescono a esercitare una grande forza perché c'è questa corrente che li sbatte ed è difficile portarli. Io ovviamente lo posso portare fino a qui e vabbè, succede. Non mi perdo d'animo e continuo a provarci. Dopo svariati lanci, finalmente arriva il secondo. Questo è un pesce un po' più piccolino dell'altro, ma ho la fortuna di saperlo subito indirizzare dove voglio io. Lo forzo un pochino di più e stavolta il mare mi aiuta. Infatti riesco subito a farlo infilare nel canale a destra, che è molto più semplice e praticabile di quello a sinistra. Aspetto l'onda e sfruttando l'onda lo porto in secca. Ormai il pesce è preso, non rimane altro che portarlo in un posto sicuro e tirarlo su con calma. Bel pesce serra, come vedete a casting è proprio bello tirarli su e come dire, come sensazione è quella di avere un attrezzo un pochino più potente che ci fa combattere bene. Questa canna è piccolina, quindi ovviamente con questi pesci non riesce a dare il meglio. Come vedete poi c'è questa risacca enorme che dà una forza a questi pesci mostruosa. Pensare di usare un guadino è impossibile qui perché bisogna essere super reattivi e avere entrambe le mani libere. Un bel pesciozzo, qui siamo su un paio di chili, come vedete aveva mangiato in bocca. L'attacco era avvenuto al centro, dopodiché vedete si è slamato, ma l'ancoretta in fondo ha fatto il suo dovere.
un bel pesce. Occhio quando li slamate qui, o utilizzate un paio di pinze o fate sempre attenzione. Questo ce lo teniamo perché ci facciamo un bel sughetto stasera, poi i prossimi magari li ributtiamo. Non sto usando questo tipo di esca a caso, lo sto usando perché ho visto che negli altri giorni non stavano mangiando con altre esche, volevano un recupero molto lento, se vedete, quindi è il recupero abbastanza lento, lineare, tranquillo, con qualche cercatina, ed è quello che sta funzionando. Ora vediamo se ne agganciamo qualcun altro, possiamo provare, c'è un altro paio di lanci con questo, poi proviamo in top water, vediamo se esce qualcosa. Dopo qualche tentativo fallito a galla mi rimetto col mio long jerk. E anche stavolta è la decisione giusta, infatti dopo qualche lancio c'è di nuovo una mangiata. Eccolo! Anche stavolta si tratta di un pesce carino, però è all'amato strano, lo sento strano, e lui vuole andare sotto questi maledetti scogli. Sono costretto ad alzare la canna, a forzarlo verso l'alto. Quando è che salta e sputa l'esca? L'esca! Ha sputato l'esca! Succede! Avevo capito che aveva mangiato male, perché avete visto che stavo con la canna molto alta, c'era qualcosa di strano, ha saltato, si è tolto l'esca, non è un grosso problema, il problema è che quando slamiamo un pesce allertiamo tutto il banco e quindi ci vuole un po' per ricostruire la loro fiducia ad attaccare. Ci fermiamo, cambiamo esca, aspettiamo 2 minuti e vediamo che succede. Come vedete sto recuperando a canna altissima, perché sotto ho un gradino e loro si vanno a infilare lì, se struscia il trecciato sono pesci persi e quindi non voglio che accada, e per farlo sto quindi con la canna altissima per cercare di evitare la cosa. Basta, gli piace questo che è più lungo, cambio colore, proviamo con un arancione e un giallo che verso il tramonto sono colori che possono fare la differenza. Ora sono già una trentina di lanci che non abbiamo nulla, vediamo che succede. Dopo qualche prova con altre esche decido di tornare alla mia, cambiando però stavolta il colore. Eccolo, eccolo! Bello, questo è un serrone! Stavolta è un bel pesce. Il problema è che va subito dove non deve andare. Grande pesce! No, non lì! E si mette a giocare proprio tra gli scogli e il fondale. Riesco inizialmente a tirare subito la testa fuori dall'acqua, però il pesce riprende di nuovo la corrente e se ne riva via. In questi casi, ragazzi, mai avere fretta. La fretta è quella che ci fa fare gli errori. Lasciamolo sfogare, ci muoviamo e lo assecondiamo. Guardate, guardate! La cosa più difficile è muoversi su queste rocce che sono davvero terribili. A volte tengo la canna con una mano sola per bilanciarmi con l'altro braccio, altrimenti rischierei di andare a mare e vanificare tutto quanto. Il Serra torna di nuovo dove può creare maggiori problemi, quindi sono costretto nuovamente ad alzare la canna e cercare di spostarlo più in alto possibile. Canna altissima, stavolta si è proprio infilato sotto. Ma non gliela darò facile da vincere questa battaglia. Piano piano riesco a riportarla dove voglio io, proprio in questo canale. Ormai il pesce è esausto. Sfrutto l'onda. Ole! So dove volevo farla andare io. Guardate con che difficoltà. Anche qui queste sono le fasi finali, ma mai avere fretta perché si rischia di fare dei grandi disastri.
Oh. Questo pesce me la sta facendo veramente sudare fino all'ultimo secondo. Che cattura, eh? Mi piace pescarli così. È difficile, ma tante soddisfazioni. Ora lo ributtiamo, ci ha fatto sognare. È un bel pesce questo e non ha senso tenerlo. Bel pesciozzo, sui 3 kg. Oh, no di là. Poi la troverà la strada. Bel combattimento. Come vedete a casting ha il suo fascino. Purtroppo qui gli scogli sono maledetti, col guadino è impossibile perché bisogna muoversi tanto, ci vorrebbe una canna più dura. Però ci siamo divertiti. Devo dire, è una pesca che mi sta affascinando. Ora ragazzi vi saluto, basta così, abbiamo già preso un paio di pesci, un paio slamati e penso che la giornata possa andare bene. Alla prossima!